Ti hanno detto che per sparare bene devi solo stringere forte e tenere ferma la pistola? In questo video ti spieghiamo perché è la cosa più sbagliata che tu possa fare. Sparare con la pistola è una delle cose più difficili al mondo e farlo bene richiede veramente l'uso di tutto il corpo. L'equilibrio e la gestione delle energie sono fondamentali e l'approccio giusto, secondo me, è quello delle arti marziali. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove iniziamo un percorso di informazione sulle tecniche di gestione dell'arma, viste in maniera un po' diversa. Io sono Guido di Vampire Guns, armaiolo professionista e tiratore, e in questi video vi racconto quello che ho imparato sulle armi e sulle tecniche di tiro. Perché la balistica interna ha delle dinamiche molto complesse. E se non la si conosce, è impossibile capire appieno il comportamento di un'arma. Ogni pistola ha le proprie caratteristiche, ma ci sono degli elementi comuni: energia di funzionamento e impostazione meccanica generale. Non si può spiegare come impugnare correttamente una pistola senza passare dalle basi di funzionamento di un'arma. Al fine di capire come impugnare, possiamo affrontarne il funzionamento in 3 step: energie con cui abbiamo a che fare, come l'arma ci scarica e trasmette queste energie, come impugnarla per essere influenzati il meno possibile da questa energia. Inciso. Questo video è suddiviso in capitoli. Chi vuole saltare la parte teorica e passare direttamente a quella pratica li trova qui sotto. Una pistola è un oggetto meccanicamente semplice che lavora con enormi quantitativi di energia erogati in frazioni di tempo estremamente brevi. Basta pensare che in 10 cm di canna acceleriamo una massa che parte da ferma ed esce supersonica. Perché ciò sia possibile, la polvere all'interno della munizione genera pressioni intorno ai 2000 bar, prendendo come riferimento il 9 mm che è senza dubbio il calibro più comune. Per intenderci, in un motore a benzina raramente superiamo gli 80 bar in camera di combustione e in un diesel i 200. Avete presente quanto spinge anche un semplice monocilindrico con 80 bar? Bene, pensate a un motore con oltre 20 volte la spinta. Tutto questo avviene così velocemente da essere al di sotto della nostra soglia di percezione. L'essere umano normalmente riesce a rendersi conto di ciò che ha una durata almeno superiore ai 15 centesimi di secondo. Con queste premesse capiamo che non è possibile avere esperienza diretta di ciò che succede durante lo sparo. Perché? Troppo veloce, troppo forte e troppo violento per essere osservato direttamente. Quindi è fondamentale capirne il funzionamento teorico per poi cercare di interpretare le sensazioni che l'arma ci trasmette. Specialmente quando siamo all'inizio, tutta questa energia erogata di botto fa sì che il nostro cervello vada letteralmente in protezione, staccando la spina al momento dello sparo, rendendoci ancora più difficile capire l'effettivo comportamento della pistola. Ma soprattutto deve essere chiaro che qualsiasi tentativo di bloccare il movimento della pistola è una battaglia persa in partenza. Vista la quantità dell'energia in gioco e la velocità con cui agiscono, una pistola non potremo mai completamente controllarla, ma possiamo imparare a gestirla. Il rinculo di una pistola è come un cavallo, non possiamo fisicamente sopraffarlo, ma possiamo imparare a cavalcarlo. Questa l'ha scritta Lorenzo. Dopo aver visto le energie pure, vediamo come la pistola eroga e trasmette queste energie alle nostre mani. Molti pensano che quando spariamo dobbiamo gestire solo o comunque soprattutto il fondo corsa del carrello. In realtà il momento in cui la pistola ci cede più energia è quello in cui la palla abbandona la canna, che poi è proprio quello che su molte pistole mette in moto il ciclo dell'arma. Aspetta che mi nascondo per dirlo. Tanto è vero che i revolver rinculano e picchiano anche di più, pur non avendo assolutamente niente di mobile durante lo sparo. Personalmente considero sempre 3 fasi di ciclo in un'arma semiautomatica. Il rinculo primario, la reazione effettiva allo sparo. La palla cede energia alla canna scorrendoci dentro e soprattutto abbandonandola. Una volta fuori, libera i gas di sparo che smettono di spingere la palla fuori dalla pistola e iniziano a spingere la pistola in direzione opposta. Fase 2, il rinculo secondario che deriva direttamente dal movimento del carrello. Durante il ciclo di sparo viene lanciato all'indietro e il suo movimento e il suo fondo corsa generano un'ulteriore spinta. Molti erroneamente lo ritengono la totalità del rinculo, ma in realtà è solo una conseguenza del rinculo primario. Chiusura è il terzo tempo del lavoro della pistola.
Il carrello si chiude andando a camerare una nuova munizione. In questa fase il rinculo si è esaurito e il carrello viene riportato in avanti dalla molla di recupero. È la fase che secondo me deve essere curata di più per ottenere un buon controllo dell'arma nelle cadenze. Fai una cadenza. Capito questo, possiamo comprendere che il grosso della botta che sentiamo non è il fondo corsa del carrello, ma la spinta dei gas sulla canna che si scarica nel fusto. Sapendo di quali energie stiamo parlando e di come la pistola le sfrutta per funzionare, possiamo capire come impugnare. Altro inciso, in questo video parliamo solo di impugnatura e quindi di come teniamo in mano la pistola. Ma la vera impugnatura si costruisce curando tutto il corpo a partire da come teniamo i piedi e da come stiamo a terra. Per ora considerate che la posizione di tiro base prevede che il busto sia presentato frontalmente rispetto ai bersagli. Quella che per i più navigati si chiama isoscele modificata. Commenta con isoscele se vuoi un video dedicato a questa posizione. Tutto quello che facciamo con le mani, le braccia e il corpo deve essere pensato per assorbire l'energia che l'arma ci cede. Per fare questo è necessario acquisire una corretta posizione di tiro e ridurre al minimo le disparità di tensione tra un lato e l'altro del nostro corpo. In questo modo avremo costruito un vero e proprio ammortizzatore che ci consentirà di gestire il rinculo in maniera equilibrata. Ciò che sbilancia questo equilibrio da un lato o dall'altro è da considerarsi uno svantaggio nel controllo dell'arma e va evitato. Ma entriamo finalmente nel dettaglio di ciò che dobbiamo fare con le mani per impugnare correttamente l'arma. Un classico errore del neofita è quello di strizzare l'impugnatura della pistola, concentrandosi di più sulla quantità di forza applicata che su dove e come applicarla. Partiamo con la mano forte. La prima cosa da fare è cercare il contatto con la porzione posteriore dell'impugnatura, perché è dove l'arma ci cede l'energia quando spara. Quindi una maggiore porzione di contatto ci aiuterà a distribuirla meglio e assorbirla con l'ammortizzatore che abbiamo creato. Attenzione a chi ha le mani piccole a non ruotare eccessivamente l'impugnatura per arrivare meglio al grilletto, sacrificando la porzione di appoggio posteriore. Deve essere il grilletto che va a nostra misura e non noi che lo andiamo a cercare. Se l'arma, che molto spesso può essere adattata alle nostre esigenze con guancetto o dorsalini più spessi o più sottili, non ci consente comunque di arrivare giusti al grilletto senza ruotare l'impugnatura, non è l'arma per noi. Dobbiamo entrare con la mano più morbida possibile, perché se questo muscolo sarà in tensione avremo l'impugnatura bassa sull'elsa e ci creerà un punto in cui l'energia scaricherà maggiormente, cambiandoci la presa quando la pistola ci cede energia e costringendoci a stringere ancora di più per correggere. La cosa più importante non sarà stritolare la pistola, ma usare le dita, principalmente il medio e la base del pollice per agganciare l'arma ed evitare che ci scappi, e usare l'appoggio dell'undercut sul medio per sostenere il naso. Già solo tenendo l'arma con appunto la base del pollice e il medio è possibile controllarla, proprio perché avremo tutto il palmo a contatto con l'impugnatura e assorbiremo l'energia. Sicurezza e impugnatura sono correlate. Una buona trigger discipline non è data dal dito saldamente fuori dal ponticello, ma dalla capacità di allentare l'impugnatura nel momento in cui non stiamo puntando l'arma. È una questione anatomica: se rilassiamo il pollice, rilassiamo automaticamente anche l'indice. Dopo un po' che impugniamo nel modo giusto, diventerà automatico togliere l'indice dal ponticello. E questo ci aiuterà ad acquisire le tecniche di maneggio avanzate, come ad esempio le transizioni vicino alle barricate oppure l'azzeramento della precorsa nella fase di mira. E ora la mano debole. Fino a qui abbiamo impostato tutta l'impugnatura della mano forte in contrapposizione al rinculo, ma ci rimane libera una grossa fetta della parte sinistra dell'impugnatura che andremo a riempire con la mano debole. Proprio sul lavoro della mano debole trovano spazio molte interpretazioni e scuole di pensiero.
Personalmente, avendo abbastanza chiaro quello che l'arma ci fa tra le mani, non apprezzo tutte quelle che portano ad avere tensioni differenti tra le due mani. Parlavamo proprio di squilibrio anche prima. Essendo l'energia erogata molto superiore a quella che noi possiamo controllare, secondo me è molto più importante avere un'isometria comune per entrambe le braccia, in modo da poter reagire armonicamente piuttosto che ricercare il controllo assoluto del rinculo, che semplicemente non potremo mai conquistare. È vero che questa parte dell'impugnatura va comunque riempita, ma piuttosto che favorire la stretta e il lavoro della mano debole sulla grip, è più importante cercare quello che gli americani chiamano grip belt, ovvero cinturare completamente l'impugnatura con entrambe le mani. Tutto questo lo troviamo con un movimento fulcrato, esattamente come abbiamo trovato la posizione della mano forte fulcrandoci sul gap posteriore. Con la mano debole andremo a chiudere l'impugnatura ruotando sotto il ponticello. Con questa impugnatura la nostra priorità non sarà quella di applicare forza sui fianchi della pistola per contrastarne il movimento, tanto non saremo mai in grado di contrastarla attivamente con solo le nostre forze, ma quello di usare il braccio di leva che l'impugnatura ci mette a disposizione e usarlo con tutte e 4 le dita. Piuttosto che la morsa laterale, cerchiamo di usare le leve, perché se io metto tutto il carico del mondo sul fianco dell'impugnatura, la pistola comunque sarà libera di muoversi, mentre invece ci basta un dito messo nel posto giusto che la pistola è inchiodata in posizione. Questo è quello che dobbiamo fare se vogliamo essere veloci nei colpi ripetuti. Addirittura su alcune pistole come queste si utilizza la minigonna come appoggio per il mignolo della mano debole per aiutarci a contenere il rilevamento. Quindi, tirando le fila del discorso, se vi abbiamo spiegato tutto bene, avrete preso la pistola ruotando sul gap posteriore e avrete impugnato con la mano debole ruotando sul gap inferiore. Avrete posizionato le mani a cintura attorno all'impugnatura, cosa che vi consentirà di mantenere una tensione costante senza applicare forza attiva sull'impugnatura. E quindi non avrete la muscolatura bloccata nella fase di estensione delle braccia, ma potrete usare la vostra muscolatura e il vostro corpo per assorbire le energie invece di esserne influenzati. Adesso cercherò anche di farvelo vedere. Prima di tutto proviamo con la versione sbagliata, secondo me. Quindi molto rigido, braccia completamente estese, tutto il corpo bloccato, molta tensione attiva sulle mani e vedete che quando sparo, bene o male, io devo assorbire quell'energia in qualche modo e se non ho un sistema di ammortizzamento la testa tenderà a venire indietro. Mentre invece se io mi metto morbido, fluido, usando la muscolatura per assorbire lo sparo, riesco a privilegiare la fase di rientro dell'arma e mantenere il controllo nella cadenza. Avevamo già spiegato parte di queste cose nel video Quanto picchia un 9 mm che abbiamo fatto un po' di anni fa, lo trovate sul canale. Se volete un buon compendio a questo video andatelo a cercare. Se ci avete seguito fino a qui, grazie. Fine, morta. No, noi adesso andiamo a sparare 2 colpi anche se siamo cottissimi e ci abbiamo passato la giornata, però come sempre, thanks for watching, un saluto, Guido. Andava bene? Andava.